Ciao a tutti, sono Filippo, sono tornato a Tokyo, mi trovo ad Akihabara nel centro commerciale gigantesco dove vi avevo già fatto vedere una carrellata veloce. Oggi volevo focalizzarmi di più soprattutto sui prezzi e ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Andiamo a vedere. Allora, praticamente io è la quinta volta che vengo in questo negozio. Tutte le volte penso di sapere come ci si arriva, però tutte le volte puntualmente mi perdo. Allora, vi posso dare 2 o 3 informazioni su come arrivare. È molto facile, fondamentalmente. Il fatto è che, come potete vedere, è un mall gigantesco. Prendete la metro, chiaramente, arrivate nella stazione di Akihabara. La stazione di Akihabara addirittura ci arriva proprio sotto, perché come vedete è là. Il centro commerciale si chiama Yodobashi Akiba. Arrivate ad Akihabara, io questa volta sono uscito dall'uscita numero 1 della stazione e ci sono arrivato praticamente sotto. Quello che vi consiglio è prendete la stazione Akihabara, mettete sul navigatore che lo trovate sicuramente senza problemi questo nome, Yodobashi Akiba. Quarto piano con le scale mobili e trovate il paradiso dell'hi-fi. Allora, questa è la prima stanzetta, è una stanza d'ascolto di Focal e Luxman. Considerate più o meno che il cambio è 1 euro equivale a più o meno 120 yen, quindi questo vi fa capire più o meno a che cifra arriveremmo in Italia. Guardate la serie Canta della Focal, bellissima, con questo azzurro incredibile, con i suoi stand bellissimi. Questa è la serie sopra invece. Come vedete qua hanno praticamente un selettore dove si può scegliere fino a 20 speaker. Adesso io non ho idea di come funzioni perché non sono sicuro che sia collegato, soprattutto non sono sicuro che si possa fare da solo. Comunque come prima stanza direi che non siamo male. Andiamo a vedere altro. Andiamo ora nella stanza JBL Macintosh dove posso fare una comparazione dei prezzi migliore perché
col fatto che li trattiamo è più facile per me fare un paragone. Qui vedo un MCD 350, il 5003 che abbiamo anche noi in casa, tra l'altro, il prezzo è 564.300 yen, che più o meno, facendo una proporzione, i cambi qui in questo momento stanno cambiando a 118, anche se il cambio reale è 120, più o meno 4.700 euro. Quindi non siamo distantissimi da quello che abbiamo noi in Italia. Un 7.200. Il top della fascia di gamma integrato è il 9000, questo è bellissimo. Andiamo a vedere che qua abbiamo altri Macintosh, l'8009 che abbiamo anche noi in casa, tra l'altro 1.500.000 più o meno, secondo me saremo sugli 8-9 mila euro, che più o meno è la cifra che è paragonabile all'Italia, un po' più alta ma più o meno ci siamo. Qui abbiamo invece Dynaudio, eccoci nella zona KEF, le LS50 che famosissime. Adesso al volo non vi riesco a fare la conversione, ma più o meno capite di che cifra si tratta, saremo più o meno intorno ai 1.200. Come avevo già fatto vedere anche l'altra volta, abbiamo tutta una sezione di valvole di cui io non ho assolutamente paragone di prezzo in Italia, quindi posso solamente farvele vedere e vi farete un'idea voi. Qui abbiamo tutta una sezione di spine, spinotte, Furutec, prese e quant'altro.
scaffale che fa paura. Le bronze 2 che ci abbiamo anche in casa, 61.000 yen, saranno 500 euro, 400 euro, 450 dai. Questa parete è incredibile, qui abbiamo Atul. Talmente tanti diffusori e apparecchiature che mi viene anche difficile farvi vedere nel dettaglio tutto. Io ci provo, ma guardate qui quanta roba. E ho parlato con un commesso, è tutto pronto per essere ascoltato. Infatti vedete che tutti i lettori CD e amplificatori hanno un numerino, e stesso discorso per le casse. Incredibile. Uffo, ce n'è di roba qui che ti piace? Qua è praticamente la tua casa dei sogni, le pareti fatte di stereo e casse. Ciao Rufo. Questa è un'altra sezione di giradischi. Ad esempio questo Project, che è il Classic, viene 132.000 yen, che più o meno è un po' più di 1.000 euro, 1.100 euro. Un pelino più caro rispetto a noi in Italia. Audio Tecnica che purtroppo adesso non abbiamo più, ma avevamo fino a pochissimo tempo fa, 27.000 yen, più o meno saremo 240-250 euro. Forse addirittura questo è più economico che i nostri in Italia.
sezione ve l'avevo già fatta vedere anche l'altra volta, è la sezione con le monitor audio che anche noi trattiamo, quindi ho più o meno un paragone di prezzo. Ecco le Silver 500, che tra l'altro abbiamo anche in casa proprio dello stesso colore, quindi se vi interessano fatevi sotto, scriveteci una mail o fateci una bella chiamata, che abbiamo dei bei prezzi. Vengono esattamente 417.000 yen, che è quasi il doppio rispetto a quello che le vendiamo noi, forse addirittura di più del doppio. Queste bellissime, le PL300, e anche addirittura le Gold 200 che abbiamo in casa in finitura black, non questa Ebony che comunque è bellissima. Vengono 615.000 yen, che più o meno saremo intorno ai 5.000 euro. Anche qui vi posso dire che siamo abbastanza più alti rispetto all'Italia. Poi tutta la serie qua, come avete visto, avete potuto capire, c'è tutta la serie di tutto, non ne hanno solo uno. Silver 200, Bronze 5, Bronze 6, le Studio, le piccoline, e poi qui di nuovo torniamo dietro le Gold 200, e poi tutti ancora da scaffare, le Gold 100, 307.000 yen, più o meno saremo intorno ai 2008 credo, quindi abbastanza più costose rispetto all'Italia. Silver 100, IL 100, insomma qui abbiamo di tutto. E qui invece andiamo nella zona dove c'è qualche cosina, no, un bel po' di Roxanne. Questo ve l'ho già fatto vedere anche nello scorso video, di cui vi lascio il link in descrizione se volete andare a vedere. Questi li abbiamo avuti anche noi, li possiamo avere ancora su ordinazione. Il K3 il CD player, il K3 l'integrato che avevo proprio dello stesso identico colore in casa, abbastanza più caro qui in Giappone, perché saremo intorno ai 2000 euro. Qui siamo in un'altra zona dove troviamo Marantz e BMW, che adesso vi faccio vedere. Abbiamo, che l'altra volta non so se forse non avevo visto o non c'era, tutta una sezione anche di stand. Vado veloce perché, e tavolini anche, perché la roba come vedete è tantissima, non voglio essere troppo prolisso nel video, quindi sto cercando di farvi vedere al meglio delle mie possibilità, ecco. Questa è una sala Bang & Olufsen. Che vi avevo già fatto vedere, Pioneer,
tutto dovrebbe essere Pioneer. Sì, vabbè, come al solito quando prende le mission, va bene. Mi scuserete l'errore. Kef, beh, vabbè, sì, più o meno ci ho preso. Questa è un'altra sezioncina della Onkyo.